Dove preferisci? Allora do la parola alla professoressa Clelia Formiconi, che parlerà della cultura stradale, non chiamiamoli incidenti. Okay. E adesso parliamo insieme, così non vi annoiate più. Allora, tutti voi a scuola avete fatto esperienza, sia più piccolini, come si chiama la terza D o la terza F che ha fatto quel bell'articolo sulla nazione? Bravi, complimenti, poi vengo a scuola per i gadget. No, bravi a voi, complimenti, bravi. Allora, tutti avete fatto esperienza di educazione stradale. Faccio una premessa breve. Io ho fatto l'insegnante di lettere a Pisa e mai avrei immaginato di occuparmi di incidenti stradali. Ero una persona normale, non innamorata della macchina, mai. Difatti, quando anche ai miei tempi, 18 anni, si prendeva la patente e vai, io l'ho presa a 35 anni. Mi è sempre piaciuto camminare, passeggiare, andare a piedi, anche con i miei figli piccini, che era piuttosto faticoso muoversi a piedi con un carrozzino e una accanto, insomma, però non ho ricordi, e lo dico veramente con grande piacere, di aver messo spesso i miei figlioli dentro una scatola, e adesso è quello che vi conduce al pensiero. Si sta parlando di incidenti, cioè la parola stessa è bruttissima, cioè l'incidente vuol dire o deve capitare perché è fatto, la fatalità, il destino, oppure rimuove immediatamente, e lo fa su tutti coloro i quali non si sono occupati, come ero ignorante io 20 anni fa, di incidentalità stradale. E l'incidente se deve essere, quindi non si comunica l'elemento rischio. Non esiste in Italia c'è il diniego, la rimozione collettiva del problema, a dimostrazione che qui oggi parliamo di psicologia del traffico. Io non sono riuscita a trovare in Toscana uno psicologo del traffico, cioè è una materia innovativa, utilissima, perché si concentra l'attenzione dello studio su chi guida, su chi usa la strada, perché la strada è di tutti, non è del più forte, non è di quello che c'ha il macchinone, e non è che io so più bello perché ho la macchina più colorata. Io sono più bello per altri motivi, non per i simboli del motore. Allora io vi faccio una domanda, forse i più grandi, ma può darsi anche i più piccoli, possono rispondere. L'educazione stradale che avete fatto durante questi anni, l'avete poi ripresa, vi ha lasciato dei ricordi, oppure è un continuo di notizie, un andare e venire che cattura poco rispetto a quello che stiamo dicendo sulla formazione, su quello che dentro bisogna agganciare, cioè la consapevolezza che in strada ci sono dei rischi da evitare. Prima ho sentito un ragazzo che dice: ma a volte il pedone è quello che ti spunta all'improvviso e sei quasi costretto a metterlo sotto. Questo è un tema interessante. Esiste però il pedone che ti spunta all'improvviso. Che si può fare? Qualcosa dobbiamo fare. E allora, se i dati statistici dicono che purtroppo, e qui alcuni di noi si sono occupati, come la sottoscritta, di incidenti stradali perché ha ricevuto quella famosa telefonata che ti cambia la vita, e quindi anche rappresentare che il diniego è meglio
essere consapevoli, avere una verità. Allora, l'80% delle morti tra i giovani dai 14 ai 35 anni è purtroppo dovuta agli incidenti stradali e la scuola fa poco o niente, nonostante gli sforzi degli insegnanti, perché alla scuola gli si chiede di tutto, di risolvere i mali della società. Siamo passati dalle 6 educazioni legali alla legalità, all'educazione stradale, alle 2C, io le chiamo CNC, cioè Costituzione, anzi cittadinanza e Costituzione. E gli insegnanti, che sono professionisti della conoscenza, si vedono, ma anche calare dall'alto, impegni scarsamente riconosciuti, economicamente non se ne parli, quindi andando a studiare che cosa ha fatto il MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione ora della Ricerca, per voi giovani, e sono andata a leggermi i protocolli dopo aver visto e scritto un libro che mi auguro sia il primo libro di testa della cultura stradale, che in Italia non c'è. Se gli incidenti esistono, hanno delle cause, è perché manca anche la consapevolezza dell'evento. Allora parliamone, formiamoci e costruiamo conoscenza e competenza, così quando andiamo a prenderci la patente abbiamo già un percorso strutturato e possiamo portare avanti una crescita, perché il futuro è vostro. Noi non siamo qui per noi, perché ora vedrete che nella seconda parte del convegno gli argomenti che sono in sinergia si spostano dai comportamenti umani alla nuova mobilità. Intanto la parola traffico è morta, si parla di mobilità, perché di traffico di mobilità sostenibile si vive, non si vive solo perché riduciamo gli incidenti stradali, perché salviamo la qualità dell'aria. È la prima volta, e questo lo dico da professoressa di storia, che una rivoluzione culturale mi porta al passato. La parola rivoluzione, io sono molto attenta a innovare il linguaggio, perché il linguaggio porta al cambiamento, e se noi chiamiamo gli incidenti stradali con questa parola vuol dire che dietro c'è qualcuno che questa realtà non la vuole cambiare. Ci sono poteri forti che ce lo impediscono, perché se noi dobbiamo fare una rivoluzione quanto più naturale, basta guardare 50 anni fa, prima del boom dell'auto, provate a chiudere gli occhi e immaginare una strada, noi l'abbiamo vista, siamo un po' più grandi e abbiamo avuto sta fortuna, una volta l'età che aiuta, abbiamo visto le strade dove i bambini giocavano sui marciapiedi, si andava tranquillamente a scuola in bicicletta e le auto ne vedevi pochissime, nessun rumore, era un altro spettacolo. Oggi osservate la strada e anche la persona più tranquilla comincia a sentire rumori, puzza, a Cagrozzeto, e anche noi, se siamo fortunati ad avere il vento, un buon clima, tutto quello che volete, passare dal centro, io abito ora in via Tripoli perché posso proprio confessare che volutamente io ho abbandonato l'auto, un'auto di meno a Grosseto che inquina è la mia, okay? E non posso andare in bicicletta perché con un tamponamento tra virgolette banale e mi sono venute fuori 3 ernie, e se cado rimango lì e ci rimango ferma e via dicendo. Quindi l'acqua, guardate le strade in un modo diverso, puzza, c'è quella confusione, quel caos. Anche voi quando andate, attraversate, siete usciti dall'autobus e andate a scuola eccetera, vi confondete in questo scenario dove chiamarlo caotico è poco, insomma.
Quindi io vi invito a riflettere su due punti. Uno, cosa vi ha lasciato dentro l'educazione stradale, come ci siete cresciuti, a quanto vi è servita a modificare dei comportamenti, e io da quest'altra parte vi dico che attraverso quello che altri ragazzi intervistati nel tempo durante la mia ricerca mi hanno detto: A, spesso sono gli adulti a dare il cattivo esempio, B, ma a cosa serve? È una perdita di tempo. Cioè il ragazzo, la secchiona, diciamo, queste cose si studiano fuori dalla scuola, cosa c'entra? La scuola studia queste cose. Quindi ha lasciato poco contro un impegno di insegnanti motivati, perché gli insegnanti non possono fare di tutto di più, sono professionisti della conoscenza come educazione in maniera trasversale, giustamente, e vuol dire che quindi tutte le discipline hanno una componente che le avvicina nell'educazione, dalla legalità alla cittadinanza, alla lettura della Costituzione e quant'altro. Allora voi subite un rapporto di potere e di forza che non salvaguarda il vostro futuro, perché se i giovani muoiono sulla strada, allora io mi rivolgo ai giovani e dico: questi giovani sulla strada non ci devono morire, perché ci perdiamo il futuro, bei cervelli, chissà che potenzialità perdiamo. Allora, se il giovane è quello più aperto al cambiamento, perché destrutturare i comportamenti degli adulti è molto più impegnativo, io mi rivolgo ai giovani e dico: ragazzi, ribellatevi, informatevi, perché vi stanno mettendo addosso delle responsabilità che non sono le vostre, le subite. Cioè vi dico: oh, l'educazione stradale l'hai fatta, è obbligatoria, articolo 213 del 30, scusi comandante, del codice stradale, ho sbagliato il numero, obbligatoria, ma non è affatto di qualità. E allora vado a leggere il protocollo che è stato fatto e dico due nomi contro il movimento lotta, che si chiamano ACI e ANIA, che sono, l'ACI lo sapete tutti che cos'è, che vanno tutti in macchina, assicurati, protetti e quant'altro, ma quanti ne sono è meglio che siamo anche sotto finanziamenti. E l'ANIA riunisce tutte le assicurazioni, che i familiari di vittime della strada sanno cosa succede con le assicurazioni dopo un incidente stradale. E allora io mi sono impegnata, ho portato avanti questo libro di testo, adesso con la forza del territorio che mi potrà dare in questa comunità mi cerco due scuole per una sperimentazione dal basso, in virtù dell'autonomia scolastica si può fare, e cambiamo, rendiamo questa materia obbligatoria per 2 ore settimanali, le facciamo soprattutto medie, al momento il mio studio scuole medie inferiori e superiori, con la speranza che qualcuno riempia la fascia d'età pediatrica, come diceva il dottor Dufè. E questo è l'impegno che io prendo con voi. Vi ringrazio dell'attenzione e ci rivediamo a scuola. Allora facciamo una breve pausa, massimo un quarto d'ora, mi raccomando.